Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. In primis, prima di iniziare questo nuovo contenuto, Inter-Napoli 2-2, non si placano le polemiche, al di là della situazione del calcio di rigore, step on foot, ieri va bene, oggi è calcio di rigore, dopodomani sarà rigore, invece la settimana prossima va a finire che non lo danno. La situazione Antonio Conte e l'eventuale squalifica. Auspichiamo una condanna esemplare. Vertici arbitrali infuriati con Conte. Cosa filtra sullo stop? Se date 3 giornate di squalifica, perché la decisione dovrebbe arrivare oggi del giudice sportivo, se date 3 giornate di squalifica ad Antonio Conte, io veramente non guarderò più una partita di pallone, perché già è stato complicato digerire la situazione Napoli-Verona, quindi da regolamento 1/2 giornate previste per ciò che è successo ad Antonio Conte e la situazione contro gli arbitri in quel di Milano, se ne date 3 e allora chiudiamo tutto e non guardiamo assolutamente nessuna partita di pallone più. Perché dico questo? Per il semplice fatto che cronologicamente abbiamo Parma, Sassuolo e la Juventus allo Stadium, quindi si vorrebbe allungare la squalifica per non farlo sedere in panchina contro la Juve. Benissimo, non date sicuramente un vantaggio alla Juve semplicemente perché il Napoli è leader in ogni singolo calciatore che poi va a formare un gruppo granitico e l'ha dimostrato contro l'Inter a Milano, potendo capitolare dopo lo svantaggio la prima volta e poi prendendo il secondo gol, e invece si rimbocca le maniche in tutto il suo 11 che possa essere poi rimaneggiato, qualcuno che entra dalla panchina, non abbiamo tutti i titolari, ma mentalizzato al massimo. Secondo il Corriere della Sera potrebbero essere 2 le giornate di squalifica per Conte dopo il rosso contro l'Inter di domenica sera a San Siro. I responsabili arbitrali non hanno dubbi sull'episodio clou di Inter-Napoli, ovvero il rigore su Mkhitaryan, andava sanzionato con un tiro dal dischetto, quindi doveri, ha fatto bene a fischiare. Nessun errore quindi, ecco perché i vertici arbitrali sono infuriati per l'eccesso di proteste dell'allenatore napoletano che secondo loro è andato oltre, con quel vergognatevi tutti, è andato oltre con il vergognatevi tutti. Urlato in faccia al quarto uomo Colombo. Auspicano pertanto una condanna esemplare con tanto di sanzione salata. Spetterà oggi al giudice sportivo stabilirlo, ma Conte rischia 2 giornate di stop. Io tollero le 2 giornate di stop e va benissimo, non si deve perdere la testa, siamo tutti d'accordo. Conte ovviamente è andato fuori di sé, portandosi poi dietro sul groppone la partita con il Verona, perché quando è successo l'episodio, nell'immediato, Rachmani Mkhitaryan, io anche in privato, con amici e colleghi diciamo del canale, con Armando, con Mauro, con lo stesso Giuliano, ci siamo detti porca miseria che pullo Rachmani, perché comunque lo step on foot 90 su 100 è calcio di rigore. Che poi vogliamo andare a riprendere gli altri episodi, così come un Roma-Napoli dell'anno scorso e l'ammonizione di Politano e il calcio di rigore non sanzionato per la stessa identica situazione, possiamo anche farlo, ma diciamo la disparità di giudizi di partita in partita e di arbitro in arbitro è all'ordine del giorno in Italia con questa classe arbitrale, quindi io lì non mi soffermo nemmeno più di tanto, perché la prima impressione è stata quella giusta e per quanto mi riguarda era calcio di rigore, ne hanno fischiati tantissimi e quindi sapevo benissimo che diciamo dopo andarlo a vedere al VAR, ma anche senza andarlo a vedere comunque lo puoi tranquillamente fischiare. Il rigore, il regolamento va applicato e non va interpretato, perché ci sono delle leggi scritte che non serve che le vai ad interpretare, sono scritte, devi solo farle rispettare, però c'è poi la situazione farle rispettare sempre, quindi è lì che sale lo schifo per quanto riguarda me stesso verso il mondo del calcio, che sta andando completamente a rotoli dal punto di vista delle direzioni arbitrali. Poi c'è ancora un'altra cosa: l'educazione, il rispetto, i toni, più semplicemente l'attenzione, la consapevolezza che le famose stucchevoli cose di campo, altre volte definite attimi di frustrazione, vanno comunque costantemente aggiornati. Certe piazzate vissute come passione eclatante magari
erano parte della scenografia, adesso sono un pezzo del problema, uno dei motivi per cui sui campetti di provincia non si trovano più arbitri a furia di minacce. Allora, se vogliamo prendere la situazione di Inter Napoli e di Antonio Conte per voler dare un esempio all'Italia intera dal punto di vista arbitrale, ma anche sotto il punto di vista dell'educazione, avete sbagliato assolutamente, diciamo, esempio da dare o situazione da analizzare quella di Antonio Conte, perché negli anni addietro ce ne sono state tantissime, molto ma molto più gravi dal punto di vista dell'esposizione verbale. Per quanto mi riguarda, con questo non voglio difendere a spada tratta il nostro mister, perché bisogna comunque restare calmi su una situazione che potevi anche farti scendere diversamente, perché come ho detto prima lo step on foot ci sta, lo vai a rivedere e lo dai 100 volte su 100 il calcio di rigore. Poi oggi lo dai, domani va a finire che lo stesso fallo non lo fischi, siamo tutti d'accordo sulle interpretazioni e il cambio della decisione, se c'è un arbitro e se ce n'è un altro, sì, però potevi anche risparmiartele un attimo, ma la sfuriata di Conte viene perché hai subito quel torto contro il Verona, ti presenti a Milano comunque rimaneggiato e dire poco, fai la partita e metti in difficoltà l'Inter, perché poi alla fine dei 90 minuti esce fuori che il Napoli, dal punto di vista nervoso e dal punto di vista della voglia di voler portare i 3 punti a casa, ha dato filo da torcere all'Inter, anzi per alcuni versi era più il Napoli a voler portare a casa i 3 punti, a cercare di fare il 3-2, anche se quel palo a fine partita di Mkhitaryan, se non vado errato, mi ha fatto tremare assolutamente le gambe. Partita comunque stupenda dal punto di vista del gioco, sia da una parte e sia dall'altra, ce le siamo date di santa ragione, ma non a livello di falli. Per quanto riguarda il calcio giocato e la situazione tattica che un allenatore, Chivu, e l'altro, Antonio Conte, hanno sicuramente preparato molto, ma molto bene. Poi lo stesso Chivu nella conferenza stampa post partita comunque va ad evidenziare la situazione soprattutto del primo gol, che diciamo che è una pressione che se non viene fatta ai calciatori del Napoli come si deve, il Napoli va in porta. Il Napoli va in porta con un grandissimo Scott McTominay, leader in campo e fuori, così come lo sono tutti i calciatori del Napoli in tutto l'11, l'11 compresi anche quelli che entrano dalla panchina, mentalizzati al massimo, senza paura di niente e di nessuno. Quindi che voi volete sanzionare Antonio Conte, siamo tutti d'accordo per la reazione che poteva essere gestita diversamente, benissimo, 2 giornate al massimo. Il regolamento ne prevede da 1 a 2 per quanto riguarda la situazione. Se ne date 3, allora siete nel marcio. Siete nel marcio, perché poi cronologicamente Parma, Sassuolo e Juventus. E allora la terza non ti siedi in panchina allo stadium contro la Juve. E nel caso dovesse essere così, certamente non è un vantaggio per la Juventus, perché noi con Stellini e senza allenatore comunque le partite le veniamo a vincere e scendiamo in campo per dar assolutamente filo da torcere a qualsiasi avversario. Quindi sicuramente non è e non sarà un vantaggio per la Juve, ma mi metterà a me in condizioni di valutare se guardarle le partite di calcio o meno, perché ci sono stati tanti episodi in passato e non sto qui a fare la cronologia di tutto ciò che è successo tra gli allenatori in panchina e un arbitro in campo. Quindi se volete prendere questo di episodio per dare l'esempio, educazione a tutta l'Italia, fate pure, noi ne prenderemo atto e agiremo di conseguenza. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.